Quello che vedete è il mio nuovo mega terreno che ho appena comprato e oggi ho deciso di trasformarlo costruendo al suo interno quello che potrebbe essere lo scivolo acquatico fai da te più lungo del mondo. 100 metri totali, quasi solo materiali di recupero, salti e ostacoli in mezzo e tanto divertimento. Non perdiamo altro tempo, iniziamo. E quindi signori, primissimissima cosa da fare, andare nella zona stalla dove avevo detto all'ex proprietario di lasciare qui i pannelli che useremo per questo progetto. Questa roba così lunga, che ne so, potrebbe venire fuori uno scivolo fai da te gigantesco, magari per questa primavera. Steven, sei pronto? Cambiamoci in 3, 2, 1. Ok, andiamo. Ci siamo quindi spostati dall'altra parte del terreno e con bindella in mano abbiamo iniziato a misurare tutti i pannelli per capire quanto lunga potevamo fare la struttura dello scivolo. Allora Steven, io appoggio qui, tu vai verso di là e mi dici quanto è. Quant'è? 8 metri. Perfetto, 7 pezzi da 8 metri. Per fortuna le lastre si dividevano in varie misure, alcune delle quali molto lunghe. Già con le prime 2-3 file infatti non è stato per nulla difficile superare i 100 metri. In ogni caso dopo circa 15 minuti avevamo la lunghezza totale. Signore e signori, possiamo creare uno scivolo lungo 180 metri, più o meno. Probabilmente non utilizzeremo tutto, anche perché bisogna fare le curve, in mezzo voglio fare un saltello, dobbiamo fare una partenza in quota sopraelevata, alla fine ci sarà lo sbocco in piscina, quindi tante cose, però direi che di materiale ne abbiamo abbastanza. Siamo così tornati nella zona di costruzione per iniziare a mettere giù il vero tracciato. L'idea era di disegnarlo con i classici nastri segnaletici rossi e bianchi, un po' come faccio in tutti i miei progetti. Ho poi recuperato e tagliato tra i rotami dell'orto delle bacchette di ferro per creare dei bordi. Come vedete raga, salvare le cose usate va sempre bene. E iniziato finalmente con il percorso. Allora signori, come vedete nella zona orto che abbiamo distrutto nell'ultimo video c'è una piccola recinzione per i cani, con di fianco una struttura di mattoni portabotti. Se dobbiamo fare uno scivolo d'acqua rendiamolo ancora più emozionante. Partiamo dal tetto della struttura, proviamo a salire un attimo. Guardate qua che bella piastra che abbiamo, e qua c'è il tetto. Madonna mia, guarda dal tetto che bello, raga! Porco dia! Sì, partiamo da qua e scendiamo sul cemento. Bellissimo. Facciamo così, bam, e poi la giriamo e continuiamo il tracciato. Questo progetto si svilupperà in 5 sezioni totali. 1. Disegno del tracciato. 2. Costruzione. 3. Dettagli e abbellimenti. 4. Posa della piscina. E 5. Prova finale. Partiamo con il primo punto e iniziamo. Allora, ho preso in prestito le bacchette con cui avevamo disegnato il mini grattacielo e facciamo la partenza. Ok, questo qua è il punto esatto dove partirà lo scivolo. Adesso andiamo avanti. Dai che si vede già la forma, signori! Si vede già la forma! Ok raga, primi 20 metri creati, perfetto. Arrivati a questo punto qui io direi di continuare in mezzo a questi due alberi e poi fare una curva verso sinistra. Cosa dici Steven? Perfetto, e anche la curvettina l'abbiamo fatta. E parabolica creata, ho poi deciso di tagliare letteralmente in due il pratone con un mega rettilineo, dove signori vediamo se riesco a creare anche un mini salto, fino ad arrivare ai detriti dell'orto che abbiamo opportunamente spostato per passarci proprio in mezzo. Vi dico la verità, non vedo l'ora di sfrecciare attraverso le macerie e vedere se rimango vivo. Poi ultimo pezzettino sotto la pianta, curva verso destra, controcurva verso sinistra e il disegno del tracciato era finalmente completo. E perfetto raga, abbiamo finito il tragitto, abbiamo calcolato esattamente 100 metri perché nella mia testa volevo arrivare assolutamente a quella cifra lì. Nell'ultimo pezzettino qua, che come vedete è in discesa, ci sarà un leggero salto dentro nella piscina finale che metteremo in questo spazio. E quindi signori, fase 1 completata, passiamo alla successiva, forse la più impegnativa dell'intero video, la costruzione vera e propria dello scivolo. Per iniziare il progetto abbiamo portato i primi pannelli lunghi vicino alla partenza. Una volta appoggiati all'albero abbiamo poi pulito la zona togliendo vari oggetti inutili e pericolosi, tipo questa lastra di vetro che se ci finisci sopra arrivi diretto al creatore. Dopodiché abbiamo tirato via i primi metri di nastro segnaletico per rimpiazzarlo con il pannello che fa da rampa di lancio. Vigi, oh, vai! Cioè guardate qua che partenza che vi stiamo facendo, mamma mia, porco Diaz. Allora qua davanti abbiamo posizionato un bancale per diminuire la pendenza e continuare ad avere la discesa fino alla prima curva. Allora io direi primissima cosa, mettiamo giù 3 viti qua, almeno questo qua lo blocchiamo e non trasla più. Ok, perfetto raga, questo qua
non va giù più. Guardate com'è bello resistente. Bomba. Per avere una tenuta migliore sul lato del bancale ho posizionato una tavola di legno avvitata con cura e sistemato sopra il primo pannello. Tolto poi altri metri di nastro segnaletico e ripetuto la stessa identica cosa anche per la seconda sezione. Non so se vi rendete conto cos'è che stiamo costruendo. Guarda che bello che è, raga. Minchia, non vedo l'ora di provarlo. Sicuramente poi sotto al primo e sotto al secondo bisognerà mettere dei sostegni, altrimenti qua flette troppo. In ogni caso adesso arriva il primo pezzo interessante. Qui facciamo un bel saltello. Come vi ho anticipato prima, avrei voluto farlo in mezzo al rettilineo, ma per essere sicuri di avere la giusta velocità ho deciso di crearlo qui. In ogni caso nulla di incasinato, un semplice pannello più corto con un'inclinazione a salire piuttosto che a scendere e il vuoto sotto. Infatti, come vedete, il bancale di sostegno non l'ho messo alla fine ma poco prima. Adesso però bisogna fare l'atterraggio. Vi dico la verità, sarebbe stato bello avere il salto diviso dalla struttura principale, ma dato che stiamo usando soltanto materiali trovati nel terreno, abbiamo pensato a questa soluzione qua, a mensola. In ogni caso, dopo il saltello c'è l'atterraggio e adesso bisogna iniziare ad impostare la curva. E questo pezzo qui non è per niente facile, soprattutto perché non vogliamo volare fuori. Abbiamo quindi appoggiato i vari pannelli, stavolta più corti, lungo tutto il tornante e tolto il tracciato momentaneo. E arrivati a questo punto, per impostare la curva, o meglio la parabolica, la primissima cosa da fare è mettere un pannello sopra l'altro e mentre andiamo avanti curviamo. Dopodiché alziamo l'esterno solo sul lato sinistro. Guardate cosa faccio, così capite. Perfetto, guardate qua la disposizione com'è fatta bene, preciso. Mi sono poi spostato vicino ai detriti per cercare dei massi da inserire sotto alla struttura e creare la classica forma rialzata. Vedete che con quel mattone lì posto solo da una parte si crea già la pendenza verso sinistra. Perfetto. Ho continuato così per tutta la curva, aggiungendo anche un ultimo pannello e guardate già come il disegno finale prendeva forma. Cioè, guardate che figata, raga. Guardate che parabolica che vi ho fatto. Mamma mia, mamma mia. Sono stracontento. Allora, sicuramente sopra allo scivolo metteremo dei materassini per non farci male e per evitare di graffiarci. Ma tutti questi gradini che ci sono lungo la chicane, in qualche modo dobbiamo toglierli. Quindi Michele Molteni ha portato un pennarello. A cosa serve il pennarello? Adesso vi faccio vedere. Apriamo, segniamo, togliamo e con il nostro Milwaukee tagliamo. Milwaukee sempre una garanzia. Guardate che bello che è così, liscio, tac, come l'olio. E adesso bisogna farli tutti. E guardate che bel tornante lo zio Mighi ha fatto, signori. Mamma mia, perfettissimo. E conclusa la curva abbiamo continuato con il tratto mega lungo che taglia in due il pratone. Vi dico la verità, abbastanza facile da fare perché abbiamo semplicemente appoggiato 3 sezioni. Adesso io non vorrei dire, ma avete visto o non avete visto che razza di rettilineo che vi ho fatto? Guarda che carino che è, bello lungo, bello in mezzo al pratone, sotto al sole, con l'acqua che si sfreccia giù come dei bastardi. E adesso è arrivato il momento di fare il pezzettino dentro le macerie. Non a caso, quando ho detto macerie, ho inquadrato anche il nostro Steven. No, scherzo, raga. Scherzo, Steven. E come vedete siamo passati in mezzo alle macerie. Qua c'è il punto che rimane sotto l'alberello. Adesso arriviamo fino qui e poi attenzione, inizia la doppia chicane fino ad arrivare alla fine. Lo riprendiamo adesso? 4 metri. Allora andiamo a prenderne un po' da 4 metri e facciamo tutto questo pezzettino qui. Dai Steven, dai sotto al caldo con la maglietta nera. Dove cazzo sta andando? Vieni qua! Steven! Che cazzo corre sto scemo? E anche qua, signori, bisogna tagliare con il nostro amico segaccio. Ci siamo quasi, raga. Madonna mia che stanchezza. Gli ultimi 2 piccoli e poi l'ultimo lunghissimo che fa lo sbocco in piscina. Allora, 1, 2. Dai Steven. Tutti i pannelli sono stati posizionati, adesso tagliamo le curve e costruiamo l'ultimo pezzo perché deve essere sopra elevato, altrimenti non entriamo in piscina. E
là. Vabbè raga, inutile star qui a ripetere cosa abbiamo fatto, tanto è sempre lo stesso identico procedimento. Vi dico solo che ci abbiamo messo un sacco di tempo, un sacco di sudore e sotto al sole con i moscerini che ti entrano in bocca non è stato così emozionante, diciamo. L'obiettivo era semplicemente finire almeno tutti i tagli in quella giornata e per fortuna tutto stava procedendo senza intoppi. Figurati se nell'ultimo pezzo non deve spaccarsi la lama. Figurati, sempre così funziona. Per fortuna abbiamo le lame di ricambio. Tac, infigliare e lasciare bloccare. E lei è pronta. Continuiamo raga. Minchia, vede che ho cambiato lama, Porco dia, cioè ha tagliato in un secondo. Ma non potevo cambiarla prima, che stupido che sono. Molto molto bene. E anche il quinto è fatto, signori. Tutti i tagli sono stati eseguiti. Adesso l'ultimo pezzettino dobbiamo alzarlo per entrare dentro in piscina. Qualche giorno fa ne ho recuperata una che mi aveva mandato ancora Best Way, che ringrazio nuovamente, che misura 305 per 2 metri, ma soprattutto altezza 84 centimetri. Quindi più o meno fino qua. Con quei bancali che vedete dietro là, voglio quindi alzare l'ultima sezione dello scivolo fino a sopra il bordo della piscina. Vediamo quanto è alto. No raga, dobbiamo alzare ancora un po' perché la parte bassa è 77 centimetri. Ci siamo o no adesso? Ci siamo o no? 101 centimetri. Perfetto, abitiamo. Allora Steven, io alzo, tu mettimi sotto questo. Tutto molto bello raga, però come potete vedere adesso l'ultimo pezzo è inclinato al contrario. Quindi per essere sicuri che quando facciamo lo scivolo arriviamo effettivamente fino alla fine, dobbiamo alzare anche quei pezzi là in fondo. L'obiettivo è fare una discesa unica. Ho quindi tagliato in due un altro bancale, posizionato sotto e avvitato la classica mensolina per avere più piano d'appoggio, tante viti che la sicurezza non basta mai e pannello successivo. Allora signori, potremmo avere un piccolo problema. Là in fondo è stato fatto, il secondo è stato fatto, il terzo è ancora da fare, però poi ne mancano 1, 2, almeno 3 pezzi dove mettere sotto dei bancali. Dato che siamo a corto però di legna, guardando tra i detriti ci è venuto in mente di mettere sotto il plintone con stanga. Non sarà facile ma ci proviamo. Questo qui ragazzi pesava una follia. Per fortuna abbiamo potuto sfruttare la discesa per farlo rotolare fino a portarlo quasi a destinazione. Poi lo abbiamo girato nella direzione giusta. Infine con dei micro movimenti millimetrici l'abbiamo sistemato nella sua posizione finale. Ma neanche Archimede riusciva a fare una cosa così, perché la faceva più facile lui ovviamente, non come due come noi. Ora questi due qua li sostituiamo con uno solo. Eccolo qua, guardate che bellino. Ebbene sì signore e signori, abbiamo finalmente completato la struttura dello scivolo fai da te più lungo del mondo, per un totale di 100 metri lineari di lunghezza. Partenza slancio dal tetto di una gabbia per cani, saltello per subire un po' di vuoto, parabolica verso sinistra, mega rettilineo sotto al sole, chicane in mezzo ai detriti, ultime 2 curve e infine salto in piscina. Direi che ci siamo, ora è arrivato il momento di fare la parte successiva, ovvero tutte le sponde per non finire fuori. Allora signori, lo scivolo misura esattamente 100 metri lineari. Se vogliamo mettere le sponde sia a sinistra che a destra abbiamo bisogno di 200 metri di legni. Quindi stiamo tornando al terreno vecchio per andare a vedere se c'è qualcosa da recuperare, soprattutto la stazione della metropolitana che tanto bisogna tirare giù, così da risparmiare qualcosina. Oh, ed eccoci tornati al terreno vecchio. Quanti ricordi signori? Allora vediamo cosa possiamo recuperare. Tanto questi qua sono perfetti, lunghi 4 metri e sono 1, 2, 5, 7 più uno sotto lì 8 e siamo a 32. Poi ci sono questi due pezzi qui, 1,50 l'uno, 35. Ce ne sono altri qui da 2 metri, 1, 2, 3, 6, 8 per 2, 16, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 metri totali tra le cose che ci sono qui. E poi attenzione, abbiamo la stazione della metropolitana che è da tirare giù. Guardate che carina signori, guarda qua, che bestia. 4 pali da 6 metri, 6, 12, 18, 24 più 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 8, 8, 16 più 24, 40. 40 più 60, signori, 100 metri totali di legni da non comprare e quindi abbiamo risparmiato. Sapete cosa faccio io normalmente anche per risparmiare, anzi accumulare soldi? Li lascio sul mio conto di Trade Republic. Ma perché Miki continua a dirci sta roba qua di Trade Republic in tutti i video? Ma scusami un attimo, ma tu non vai a lavorare? Sì, boh. Lo stipendio dov'è che lo metti? Sul conto bancario, ok? Quel conto bancario lì, quant'è che ti frutta al mese?
Zero. Invece i soldi su Trade Republic fruttano il 3% lordo annuale e non ci devi neanche pagare sopra le tasse perché le pagano loro per voi. Quindi vi arriva il netto tutti i mesi. I soldi che caricate su, che vi arrivano dallo stipendio o dalla paghetta di vostra nonna o dall'eredità di un familiare, non lo so, basta che li lasci sul conto senza vincolarli o investirli. Completamente liquidi, vi generano il 3%. E voi avete ancora i soldi nelle vostre banche tradizionali. Io non riesco a capire la gente come cavolo è possibile che non sia ancora passata a Trade Republic. Io sono già 3 anni ormai che sono dentro. Ho fatto già un botto di soldi di interessi. Guardate ad esempio qua tutto il 2025. Vi basta cliccare il link sotto in descrizione oppure inquadrare questo QR code. Fate l'account in 5 minuti e abilitate gli interessi sul conto deposito. Semplicissimo. Tra l'altro hanno anche appena aggiunto l'assistenza 24/7 con persone reali, non AI o robot. Vi danno anche la carta di debito virtuale inclusa, così potete spendere tutti i vostri soldi. E se sei un cliente vecchio adesso ricevi il 2,25%, puoi arrivare anche tu al 3 come clienti nuovi. Come? Basta invitare gli amici ad aprire un conto di Trade Republic. Per ogni amico che inviti sono 3 mesi al 3%. L'importante è che rispetta queste 3 caratteristiche sotto. A parte gli scherzi raga, non so ancora come tanta gente non l'abbia ancora fatto. Ora prendiamo i guanti, avvitatore e iniziamo a tirare giù la stazione. Mi scenderà anche una lacrimuccia, lo so già, ma tanto lo sapete, la ricostruiremo più bella nel terreno nuovo. Dai. Allora, primissima cosa, sfruttiamo i pannelli gialli da cantiere per svitare il pianerottolo sopra. Cioè guardate dove sono dentro adesso raga. Devo andare in quell'angolo lì a smontare quel pezzo. Nel frattempo la siepe in questi anni è cresciuta tutta attorno. Molto bene. E quindi terzo legno tirato giù. Dal quarto in poi ho trovato un po' di difficoltà, di conseguenza ho tagliato direttamente le viti con il segaccio. Sto sudando come un bastardo. Adesso facciamo il livello sotto. Pannelli da cantiere che vengono buoni per un sacco di altre cose. Angolari di sostegno e ultimo pianerottolo tirato via anche qui con l'aiuto di Milwaukee. Forza sovrumana per sfilare i pali da 6 metri così da mantenerli intatti senza tagliarli o rovinarli. Allora purtroppo raga ho colpito la collina, ha fatto leva e si è spaccato in mezzo. Vabbè, dai, per lo scivolo va bene lo stesso. Secondo palo, terzo palo, quarto palo e tutta la stazione era finalmente smantellata. E ne siamo usciti vincitori anche questa volta, signori. Guardate qua, tutta la torre completamente buttata giù, mentre il nostro Steven era qua che ci guardava. Insultatelo un pochino nei commenti questo bastardello che fa lavorare il vecchio, fa lavorare. Per penitenza gli ho fatto quindi smontare a lui tutte le squadrette, dopodiché abbiamo sistemato per bene tutti i legni di fianco alla montagnetta. Ok, tutte le cose le abbiamo messe qui, pronte per essere portate al nuovo terreno. Però con l'Audi diventa un po' difficile, quindi usiamo la bacchetta magica e trasformiamola in furgone. Guarda che bel furgoncione che abbiamo. Molto bene, carichiamo, dai. Steven, andiamo. Non ci siamo dimenticati le cinghie, soprattutto nella zona dove siamo adesso, che spaccano subito le palle. Ok, io direi usiamo il ribaltabile così non facciamo sforzo. Mezz'ora per caricare, 30 secondi per scaricare, anche se uno stronzetto è rimasto su. Tra l'altro per sbaglio ho lasciato questi qua sotto, ma non c'è nessun problema perché sono straforti e quindi non si fanno nulla, come immaginavo. Ok, partiamo con il primo legno e iniziamo con le sponde. Vediamo cosa viene fuori. Ok, qua vicino al bordo, perfetto. E di là mettiamo l'altro. E guardate che carini che sono. Ora continuiamo. Puttana, raga, guarda che cazzo di figata che sta venendo fuori. Pazzesco. Cioè, ma voi vi immaginate 100 metri tutti così con l'acqua che scivoliamo verso giù? Dio che bello. Ora avvitiamo così rimangono belle bloccate. Però dato che ci sono 50 gradi e Milwaukee ha deciso di farci un regalo, apriamolo subito e vi faccio vedere come soffrire meno. Ma che bestia è? Cioè, guardate che bestione, signori. Qua mettiamo la batteria. Tac, proviamo ad accendere. 1. Oh sì, grazie mille Milwaukee. 2. 3. Madonna mia che bello. Adesso possiamo mettere le viti. Tra l'altro, se non volete scaricare le batterie, c'è dentro anche il cavo per collegarlo direttamente alla spina elettrica.
Allora, io l'avevo detto che bisognava mettere i sostegni sotto. Porca puttana. Che due palle, adesso bisogna metterli subito. Era meglio metterli prima, non ci credo. Sono salito fino adesso, non è successo niente. Cioè, guarda che bastardo. Abbiamo così rialzato il pannello e messo sotto una botte blu che l'ex proprietario aveva lasciato qui. Ok, poi metteremo una cosa un pochino più solida, forse. Dopodiché ho iniziato effettivamente ad avvitare le sponde sui due lati. Madonna mia, che figata che viene! Che figata! Allora, questo qui c'ha una vite da tagliar via e anche quello lì di Steven. E dopo aver liberato da parti sporgenti i vecchi pali, ho prima tentato di castrare il nostro Stefanissimo. Dopodiché, legno dopo legno, ho completato tutta la prima parte di percorso. Ok, i primi 20 metri fino al saltello l'abbiamo fatti. Cioè, guardate che razza di figata. Guarda. Sì. No, aspetta, cosa? Minchia, raga, guardate qua cosa c'è. Non ci credo. Un bel chiodo alto quasi come il mio dito. Anzi, più del mio dito. 1 centimetro di chiodo che viene su proprio in mezzo. Ma quando strisci con il culo, sai come te lo apri bene qua. È vero che poi qua monteremo dei materassini belli spessi per evitare di graffiarci. Però questo qui, materassino no, è meglio toglierlo. Guarda qua, puoi passare sopra con la lingua adesso che non succede niente. Mamma mia. Abbiamo così continuato con le sponde sul pannello di atterraggio. E purtroppo, raga, so che vi arrabbierete, ma mancano ancora un botto di lavori da fare. Ci vediamo quindi direttamente al prossimo video, dove tutto il progetto sarà completato con lo scivolo fai da te più lungo del mondo, credo. Ciao a tutti, raga. Nel prossimo episodio. Raga, sta arrivando una bufera. Cerchiamo di finire questo pezzo. E si è già accumulata l'acqua qua, raga. Adesso cosa fai? Tutto il pezzo indietro fai. Dai, su, che te l'arriva!